Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze generali per l'autunno 2023. Vi ricordo che le letture sono generiche, è facile che non risuoni tutto. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche qui e lo trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere che cosa vi riserva quest'autunno, amici dello Scorpione. 4 di pentacoli, abbiamo un re di pentacoli, scusate, un cavaliere di pentacoli, il matto, abbiamo il mondo, la morte, wow, carte di inizio e di fine, o di rigenerazione. Abbiamo l'imperatrice, e l'imperatore. Qui abbiamo l'eremita e il 7 di bastoni, ragazzi. Tanti arcani maggiori, devo dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 su 9 carte. No, cosa sto facendo? Okay. Va bene. Partiamo da questo 4 di pentacoli, ragazzi. Io qui ho come la sensazione, anche vedendo il cavaliere di pentacoli, che sia un po' ora, c'è anche la morte, di dare un taglio probabilmente a qualche cosa, di staccarsi da qualche tipo di materialità, potrebbe essere, o da qualche tipo di ritmo, mi viene da dire, come se aveste bisogno di accelerare un pochettino il vostro percorso di vita, il vostro apprendimento, mi viene da dire. Sento che ha molto a che vedere con i viaggi, con gli spostamenti, con lo sperimentare, con il curare il proprio bambino interiore, con l'arrivare a rigenerarsi. Ok, ripartiamo dal 4 di pentacoli. Ok, abbiamo il sole e il 7 di coppe. Ragazzi, ho come la sensazione che sarà un periodo di crescita spirituale più che tutto, perché qua è come se vi dicessero che vi staccherete da una sorta di infanzia, da una sorta di illusione che probabilmente vivevate quando eravate bambini. Andiamo avanti, vediamo cosa vi dicono con il cavaliere di pentacoli, così magari riesco a dirvi qualcosa di più. Allora, abbiamo un fante di bastoni, quante? Carro, 4 di bastoni, asso di bastoni e fante di coppe. Ho come l'impressione che inizierete a lasciare andare un certo tipo di atteggiamento a favore di una maggiore flessibilità, di una maggiore curiosità. Andiamo a vedere il matto.
8 di bastoni e la luna. È come la sensazione che qualcuno qui inizierà ad avventurarsi nelle proprie paure, sia esplorandole, sia comunicandole. Prima bisogna esplorarle, prima bisogna capirle, portarle a galla, rendersi conto che ci sono, viverle, abbracciarle, integrarle e poi comunicarle. Ragazzi, io lo sento un periodo molto molto dinamico comunque. È vero, potrebbe esserci qualche cosetta, diciamo così, che viene fuori, però come la sensazione che il parlarne aiuti a trasformare queste paure, a rendervi conto di quali veramente sono proiezioni, di quali sono state illusioni infantili, direi, ingenue, perché comunque i bambini certe volte sono ingenui nel modo di captare le cose. Andiamo a vedere il mondo. Sacerdotessa. 4 di coppe e mago. Ragazzi, allora qui vi dico che quello che dovete fare è prendere in mano un certo tipo di situazione. Qui c'è la non azione e qui invece quello che vi chiedono è proprio di agire, di non focalizzarvi sempre sul negativo, su quello che non avete, perché così non riuscite a vedere questa quarta coppa, quello che potrebbe arrivare di bello. E come avete anche la sacerdotessa al contrario, come se non foste consapevoli, non vi rendeste conto del risultato che in realtà eh, avete ottenuto, di quanto effettivamente siete completi, ok? È come un mettersi alla prova in un certo senso. Se fosse quella questione legata ai viaggi, perché io sento che qui c'è qualcuno che ha un po' il pepe sotto le scarpe, diciamo, e avrebbe voglia di fare, avrebbe voglia di andare, avrebbe voglia di sperimentare, ma c'è qualcosa qui con questa morte, andiamo a vedere che cos'è, che vi impedisce di fare il cambio. Di nuovo un cavaliere di pentacoli e un 4 di spade, c'è qualcosa che prima dovete guarire. È come se doveste ricominciare a mettere le basi su qualcosa. Perché il 4 di spade è sempre una carta che vi dice che avete bisogno di recuperare proprio le energie psichiche a livello psicologico. Andiamo a vedere l'imperatrice. 3 di coppe e 5 di bastoni. Mm. Allora ragazzi, come la sensazione che ci siano tante persone intorno a voi, tante influenze, ho l'idea che siano un po' queste influenze che non vi rendano liberi di muovervi, di fare tutti i viaggi e gli spostamenti che volete. Per qualcuno è proprio un trasferimento, magari all'estero, è qualcosa da pianificare molto bene, però è come se le carte qua vi dicessero ok, è ora di agire. Andiamo a vedere l'eremita. Però queste influenze, vi dico, come la sensazione che vi portino solo fuori strada. Asso di coppe e 7 di spade. Ragazzi, è come se ci fosse qualche cosa riguardante una situazione madre-figli, perché è un po' come lo staccarsi dal ruolo di figlio o figlia
e iniziare a diventare madri di voi stessi. Però è come se ci fossero talmente tante voci dentro la vostra testa, e per quello che c'è questo 4 di spade, avete bisogno di lasciare indietro certi pensieri con la morte. Focalizzarvi su quello che potrebbe arrivare, non su quello che non avete. Lasciate stare quello che dicono gli altri. Però qui è come se non vi sentiste in grado, o meglio, vi state raccontando la bugia di non riuscire a farcela da soli, mi verrebbe da dire. E invece ogni tipo di guarigione, sì, possono esserci dei supporti, però ognuno sa che cosa gli serve per rigenerarsi. Per riprendere in mano le redini della vostra vita, per cominciare con nuove avventure, per sperimentare. Andiamo a vedere questo 7 di bastoni. È come se vi dicessero di lasciare andare la prudenza, di lasciare andare quello che è la titubanza. Abbiamo una regina di denari, un cavaliere di coppe, un asso di denari e nuovamente l'eremita. Smettetela di difendervi, mi verrebbe da dirvi. Iniziate a entrare un po' nel flusso. Io nel futuro non vi vedo soli, vi dirò, avete 2 volte l'eremita al contrario. Quindi secondo me, e c'è anche un cavaliere di coppe, io ho come la sensazione che qualcuno verrà in aiuto, magari magari non è la persona che vi aspettate, o meglio, non vi aspettereste mai che questa persona potesse arrivare in aiuto, però è una regina di denari. Potrebbe essere un aiuto sia economico, quindi di denaro, piuttosto che qualche tipo di contributo materiale, non lo so, magari è una persona che ha lo strumento che vi serve e ve lo presta o ve lo regala e a voi evita una spesa, ipotesi. Oppure potrebbe essere una questione di tempo, qualcuno che vi presta, vi regala il suo tempo. C'è un inizio concreto, comunque ragazzi. Vedo l'inizio di qualcosa. Andiamo a vedere l'imperatore, perché questo è come finisce la lettura, ed è una carta di stabilità, di concretezza, di raggiungimento del risultato. È una di quelle carte che vi consiglia di mettervi dei gradini, come delle regole, dei punti di arrivo, diciamo così, e di lavorare in modo meticoloso per raggiungere piano piano un gradino alla volta. Andiamo a vedere di che cosa si tratta questo imperatore. Ok. Wow, ruota della fortuna e 2 di bastoni. Ragazzi, state tranquilli, perché entro la fine dell'autunno cambierà qualche cosa in modo molto positivo. Quando c'è la ruota della fortuna potrebbero anche arrivare dei soldi, potrebbero arrivare degli aumenti di stipendio piuttosto che degli aumenti di livello. È proprio una carta di concretezza. Inizierete a vedere la luce in fondo al tunnel, mi viene da dirvi. Ok, poi so che eh, non tutti sono messi male, 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 per fortuna. Però ho come la sensazione che sarà un momento di trasformazione prima interiore dentro di voi, è come se ci fosse una sorta di clac. È come se ad un certo punto capiste qual è la direzione che cosa volete fare nella vita, che cosa vi rende vivi. C'è comunque la carta del mondo, c'è un completamento, ma dovete, diciamo, anche prendere consapevolezza di tutti i risultati che avete raggiunto. E poi bisogna lasciare indietro appunto questi pensieri negativi, piuttosto che atteggiamenti, piuttosto che vizi, per raggiungere l'imperatore. Ma ragazzi, ci arrivate. Va bene, andiamo a vedere. Wow, guardate. Carta numero 16 è una carta che parla di completamento, di qualcuno che raggiunge un risultato, arriva, abbiate solo pazienza. Voi lavorate sul distacco da quello che non vi serve più, magari
cercate di fare un lavoro sulla vostra ingenuità, sul cercare di dominare, gestire le emozioni, in modo che non siano le emozioni che gestiscano voi. E poi ecco, appunto, rilassatevi. Guarda, parla di momenti felici. Voi rilassatevi, godetevi la vita, sperimentate, continuate ad avventurarvi, continuate a conoscere il bambino interiore che è in voi e vedrete che troverete la vostra regola, la vostra realtà, la vostra consistenza. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, un commento, con la vostra iscrizione, se avete piacere potete anche condividere il video. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per le sessioni individuali oppure abbonarvi al canale dove nei video di abbonamento al canale tratto temi di metafisica un po' più corposi, un po' più densi e spiego insomma come lavorare l'energia. Bene, io vi ringrazio, amici dello Scorpione, vi auguro il meglio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!